Vi dico un numero, 3613, e vi dico anche un luogo. Stati Uniti d'America. A cosa si riferisce questa cifra? Vi do qualche indizio. Non sto parlando né di hamburger ingurgitati da un americano medio in un anno, né di quante riserve di nativi esistono ancora, bensì di uno specifico gruppo di persone che da un secolo ossessiona gli americani, ma anche noi italiani, e di cui conosciamo tutto. Nome, cognome, indirizzo, peso, altezza, cosa avevano in tasca il 24 maggio dell'87, che scarpe indossavano il 30 gennaio di 20 anni fa, ma soprattutto conosciamo molto bene cosa accomuna tutti loro. Una condanna per omicidio, anzi plurimomicidio. Esatto, sto parlando dei serial killer. E quel 3613 è proprio il numero di casi di assassini documentati negli Stati Uniti dal 1900 al 2020. Ve ne aspettavate di più o di meno? Beh, mettiamola così. Più del 65% di tutti i killer mai esistiti sulla faccia della Terra ha agito proprio lì, negli Stati Uniti. Seguono poi il Regno Unito in seconda posizione con soli 176 casi, Sudafrica, Canada e Italia con meno di 100. Numeri ridicoli, 30 volte inferiori rispetto a quelli americani. Ma quindi, cosa hanno di speciale gli States? Serie Netflix, documentari, film, podcast, romanzi e creepypasta ci hanno raccontato e fatto conoscere tutto. Ispettori, indagini, processi, prove, numero e caratteristiche delle vittime, la cosiddetta firma, i tratti psicologici, le motivazioni e anche i loro macabri soprannomi, tipo il brutalizzatore di Portland o il riciclatore di Austin. Non cercateli, me li sono inventati, però era giusto per capirci. E noi italiani, anche in tempi assolutamente non sospetti, quindi prima di podcast crime e macabre serie TV on demand, eravamo già super duper appassionati di serial killer. Guardate qua, una sciccheria del 1999. Eretica speciale, 12.000 lire. Le carte collezionabili dei mostri italiani. Emozioni forti. Abbiamo Stevanin, il Landro della Bassa, Pacciani, che tutti conoscete come il mostro di Firenze, la Cianciulli, al secolo la saponificatrice di Correggio, e una tonnellata di altri. Questa roba comunque è davvero introvabile, ho comprato gli ultimi 2 pacchi in circolazione in Italia, uno ancora in cellofanato. Insomma, sappiamo tutto. Non c'è mai un singolo dettaglio che possa venire omesso nel raccontare le parabole dei serial killer. Ma gli americani ci battono. 2 adulti su 3 negli Stati Uniti sono interessati a queste storie perché le ritengono utili per informarsi riguardo al mondo che li circonda. Beh, del resto chiunque può essere un assassino seriale, anche il più insospettabile e tranquillo dei tuoi vicini, anche un tuo amico, che magari in questo momento ti sta spiando mentre stai guardando questo video grazie a una telecamera che hai installato in camera tua quella volta che l'hai invitato a cena. E i serial killer sono entrati nel nostro immaginario comune grazie a centinaia o forse migliaia di persone che ne parlano e scrivono cercando di immedesimarsi nella loro psiche, portando ascoltatori e lettori ad interrogarsi su una domanda ricorrente: se delle persone normali possono commettere crimini così efferati, allora ne potrei essere capace anche io? Ok, riallacciamo il nastro e torniamo al quesito iniziale. Perché negli Stati Uniti ci sono così tanti serial killer? E per trovare risposta al perché tutti lì, occorre però porsi un'altra domanda, banale ma necessaria. Chi è un serial killer? Un omicida che uccide con modalità ricorrenti, seppur in momenti diversi, almeno 3 o più persone accomunate da determinate caratteristiche fisiche o sociodemografiche. Questa è la definizione che dà l'FBI. In altre parole, un killer che produce vittime in serie. E il primo caso ad aver assunto una portata mediatica mondiale è quello di Jack the Ripper, che tutti conoscete come lo squartatore di Whitechapel. Tutt'oggi mai identificato, ma ad introdurre il concetto nel mondo della criminologia invece parrebbe essere stato il tedesco Ernst Gennert, che nel 1930 descrisse tale Peter Kürten, detto il vampiro di Düsseldorf, come un serial murder. Letteralmente assassino seriale. E in verità non esiste una persona specifica a cui attribuire il merito di aver trasposto il termine dal tedesco all'American English. Ma Robert Ressler fu l'agente dell'FBI che negli anni 70 lavorò su più casi di assassini seriali statunitensi come quelli del famoso Jeffrey Dahmer o quelli di Ted Bundy. E il processo di Ted Bundy del 79, autore di almeno 30 omicidi e sospettato di averne commessi altrettanti, fu quello che diede via ad una lunghissima serie di procedimenti penali a serial killer trasmessi in diretta televisiva nazionale. E le cineprese non tappezzavano di certo le aule di tribunale per bellezza, quanto piuttosto per soddisfare 2 bisogni ben precisi. Il primo, quello delle autorità governative, di spiattellare in diretta nazionale le storie di questo o quell'altro sociopatico finito per fortuna nelle mani della giustizia, ed il secondo, quello dei telespettatori,
soldi, quindi di almeno 150 milioni di americani, di assistere non tanto a una gogna pubblica, bensì a un crime legal show pieno di fatti orripilanti e colpi di scena degni di un film. Quello che oggi chiameremmo true crime. Ed i protagonisti di queste vicende, i serial killer, condividevano tutti dei tratti comuni, quasi stereotipici. Maschi di mezza età, dall'aspetto ordinario, ma affetti da problemi psichici e molto probabilmente geni del male dotati di un'intelligenza fuori dal normale. Un po' come dire, quell'uomo potrebbe essere davvero chiunque, persino il postino o il lattaio, ma per fortuna nella mia testa va tutto bene, io non sono così. E per di più, tra l'inizio degli anni 70 e la fine dei 90, l'FBI fu impegnata in una vera e propria caccia a centinaia di assassini attivi in tutti gli Stati Uniti. Tanto che ci si riferisce a questo periodo come l'età dell'oro dei serial killer. Infatti la maggior parte degli assassini più noti nella cultura di massa ha agito proprio in quel fatidico trentennio. Ma poi tutte queste persone dove finivano? Nei famosi penitenziari. Ohio State Penitentiary, una struttura pazzesca e uno dei carceri più grossi del mondo dal tempo. 1200 prigionieri in questo blocco di qua, che non si vede qua dietro, e 700 in quello lì, West Block e East Block, 1200 e 700. Ohio State Reformatory East Cell Block, il blocco est delle celle era questo, North di qua e South di qua. E qua c'è un salto di 6 piani di volo e qua c'è un piccolo camminatoio. Io sono affascinato dall'architettura di questo palazzo. Sembra tutto finto quando te lo raccontano nei film, invece quando poi ci vieni davvero è esattamente così che funziona. Da qua si vede tutto il corridoio centrale, dove ci sono poi le tubature che portano a ogni singola cella. Destra e sinistra ci sono tutte le celle che poi abbiamo visto da una parte e dall'altra, e qua c'è il camminatoio per, immagino, i secondini. Da qua nei film si vedono scappare quando fuori dalle pareti, insomma. Esatto, questa era com'era. Comodo, veramente comodo. E qui c'era soltanto un gabinetto lì, uno specchio e un armadietto qua sopra la ventilazione. Da qui è pazzesco, si vede soltanto una parte, e da qua si vede anche un camminatoio di una scala a chiocciola che va giù dall'ultimo fino al piano terra. Tutto il corpo centrale è isolato dalla zona in cui mi trovo, e da qua c'è l'accesso all'ospedale, perché ovviamente era così grande che era praticamente una piccola città questo carcere, questa prigione, e c'era tutto. Non dei migliori ovviamente, però insomma. Da qua si vede un pochino l'esterno, il braccio est dove siamo passati all'interno prima, solo una parte dell'intera altezza ovviamente, perché in realtà va giù anche sotto. E anche qui in ospedale grate, sbarre alle finestre. Dall'ospedale si scende e si arriva sul fondo. Lì è il livello del terreno e siamo un piano sotto. 50 praticamente per piano, sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Solo su questa parete ci sono 300 celle. 2 persone per cella per 300 celle. Moltiplicato per 2. 1200 persone. Dunque, dopo questa breve ma secondo me incredibile digressione loco, torniamo a noi, ad oggi, dove la situazione dei serial killer sembra essere sotto controllo. Negli anni 10 del 2000 in tutti gli Stati Uniti sono stati registrati poco più di 40 casi. Sicuramente una vittoria in confronto ai quasi 290 casi degli anni 70. Eppure i serial killer esistono ancora. A questo punto quindi è arrivato il momento di chiedersi: chi è un serial killer? Qual è il suo identikit? Che tipo di persona è nella vita di tutti i giorni? E soprattutto, perché uccide? E come lo fa? Prima di tutto sfatiamo un mito. I serial killer non sono tutti maschi e non sono tutti bianchi. Certo, le donne ammontano a soltanto il 7,5% del totale, ma solo il 57% degli assassini seriali è bianco, mentre quasi il 30% è nero e circa il 5% è ispanico. Insomma, un grafico a torta che di primo acchito ricorda senza dubbio la composizione etnica degli Stati Uniti. E poi abbiamo due dati contrastanti, o meglio, inquietanti. Praticamente un terzo dei serial killer ha un lavoro, una vita normale, è sposato e ha persino dei figli. Come vi dicevo, gli assassini seriali all'apparenza sono persone del tutto ordinarie e che interagiscono con la comunità come qualsiasi altro americano. Ed è proprio quell'ordinarietà a tenerli nascosti dagli occhi della polizia, a celare i loro omicidi e a far sì che ne commettano sempre di più. Volete un esempio? Questo è Joseph James DeAngelo, quello che si direbbe un uomo comune, un ex poliziotto, sposato e con 3 figlie. Un uomo normale, e proprio per questo motivo è riuscito a mantenersi lontano dai riflettori per ben 40 anni, fino al 2018, quando si è scoperto che
tra il 1974 e il 1986 ha stuprato almeno 51 donne, ucciso una dozzina di persone e ne ha rapinate circa 120 in diversi contee della California. E se volete sapere tutta la storia di DeAngelo, recuperatevi questo video qua che ho fatto qualche mese fa, perché è super duper interessante capire come la polizia è riuscita a pescarlo. È vero fighissimo. Torniamo a noi, e il dato che contrasta con l'ordinarietà dei serial killer è quello che riguarda le loro motivazioni, ovvero il perché lo fanno. Ebbene, se un 30% degli assassini seriali uccide per soldi, cioè miete vittime per derubarle, meno del 20% lo fa in preda all'ira e solo il 10% sono sicari di gruppi criminali. Già, perché quasi un terzo di tutti i serial killer uccide per divertimento. Da qui l'idea diffusa che il modus operandi degli assassini seriali sia per forza di cose enigmatico, eticamente deplorevole e che afferisca sempre al cannibalismo o a mutilazioni di parti del corpo. Ed ecco che il serial killer, da persona semplice e mite qual era, si trasforma improvvisamente in demonio mostrando le sue psicosi. Per affermi tutti, spesso infatti confondiamo il modus operandi con la firma del serial killer. Infatti se il modus operandi indica la modalità con cui il criminale commette effettivamente il crimine, la firma, insomma il tratto distintivo, è invece qualsiasi ulteriore aggiunta posta dal criminale stesso, come una rosa lasciata su un corpo oppure la rimozione degli occhi. La firma, in questo caso la rosa o la rimozione dei bulbi oculari, aiuta a ricondurre una serie di omicidi alla stessa persona. Ma ciò che davvero viene in aiuto alla polizia è la ripetitività del modus operandi, cioè quello che il serial killer fa prima di commettere un omicidio e non dopo. E se la mettiamo in questi termini, i serial killer sono piuttosto banali e le armi che utilizzano ce lo confermano. Più del 40% utilizza una pistola, il 20% strangola le vittime, il 15% le pugnala e pochissimi invece utilizzano metodi per così dire cinematografici, come l'annegamento, il soffocamento con un cuscino oppure il drogare le proprie vittime. E tutto ciò ci fa arrivare a una conclusione ancora più noiosa. Non tutti i serial killer sono dei geni del male capaci di architettare complessi rompicapi irrisolvibili. Lo stesso Jeffrey Dahmer, noto per brutalizzare i corpi delle sue vittime, le uccideva strangolandole, esattamente come faceva Ted Bundy. A proposito di vittime, vi cito altre evidenze interessanti. Se i serial killer uccidono 3 o più persone, non è strano che prendendo in esame 3.000 assassini statunitensi, il numero delle vittime complessive è 10.000. Ecco, di queste 10.000 persone, 5.100 sono donne e 4.900 sono uomini, 2/3 sono bianchi, un 25% nero e un 7% ispanico. Ancora una volta numeri parecchio simili alla composizione etnodemografica della società americana, che però non ci suggeriscono granché riguardo a possibili moventi generici dei serial killer. Ma ricordiamoci bene una cosa, quando guardiamo e ascoltiamo queste storie, lo sforzo che bisognerebbe fare è non viverle come un film o un racconto di fantasia, perché è tutto reale. Vittime e crimini commessi sono reali, come lo sono anche i luoghi in cui vengono commesse queste atrocità. Luoghi normali, la classica casa monofamiliare americana con il giardino sul retro, il garage di fianco e ovviamente la famosa cantina in cui nessuno vuole mai andare. Sono veri questi luoghi, non sono di fantasia. Oh. Il basement, vai giù tu? No. Questo è il classico. Ho paura che non si accenda la luce. Questo è il classico posto in cui Jeffrey Dahmer scioglieva le persone, le faceva insomma in tanti piccoli pezzi. In realtà è semplicemente un basement al di sotto della casa. Qua abbiamo un po' di fondamenta, questa è della macchina che ho parcheggiato nel vialetto e niente di più. Una porta chiusa che Una non porta, apriremo. esatto, che dà in realtà sul front porch e niente di più di questo. Tutta la casa, come potete vedere, è poggiata su delle fondamenta qui in muratura e qua in realtà tutto poggia su delle travette in legno. Questo è proprio il dove camminavamo prima, le lavatrici, asciugatrici. E tutte le case americane che non sono all'interno del centro storico delle città sono tutte fatte nella stessa maniera, in questa maniera. Ma quindi i luoghi veri e reali, case, stati, città e campagne, possono in qualche maniera influenzare questi assassini seriali? Forse. In termini assoluti, il parco giochi preferito dei serial killer è la California. 1777 vittime nel solo periodo compreso tra il 1992 e il 2019. E pensate che negli anni 80 gli assassini californiani ammontavano a un quinto del totale americano. E San Francisco, sempre in California, è anche la patria del famoso mistero irrisolto del killer dello Zodiaco. Un uomo dall'identità sconosciuta che sul finire degli anni 60 uccise 7 persone e si nascose nell'ombra stuzzicando la polizia con crittogrammi e messaggi cifrati.
Sì, lo stesso del film di Fincher. Seguono la California per numero di vittime, Texas, Florida, Illinois e New York. E questa macabra classifica può darci l'idea che la maggior parte degli omicidi seriali negli States venga commessa nelle aree urbane, quindi in sobborghi malfamati, vicinati particolarmente pericolosi o molto più semplicemente in quartieri abitati, ma non troppo, in cui è possibile far perdere facilmente le proprie tracce. E la verità è che non è proprio così. Infatti la prospettiva cambia se analizziamo i casi di omicidio in termini relativi alla popolazione dei singoli stati. E così lo stato più densamente popolato da serial killer degli Stati Uniti, con 64 uccisioni seriali al 2019 e una popolazione che si aggira sui 700.000 abitanti, diventa l'Alaska. Sì, l'Alaska. La seconda posizione poi è occupata dal Nevada, con 117 vittime per 3 milioni di abitanti, e poi sia in termini assoluti che relativi non si può non tenere conto di Ohio, Pennsylvania, Indiana e Louisiana, stati per lo più rurali che annoverano comunque le loro 400 vittime a testa, il che ci fa pensare a serial killer traviati dall'isolamento e dalla povertà che riescono ad agire indisturbati lontano da occhi indiscreti proprio per la mancanza di aggregati urbani. Nel mondo però i cattivi non sono solo i serial killer, ma lo sapete benissimo. Infatti i cattivi moderni si muovono sempre più spesso in altre maniere, sempre nell'ombra, in quella del web però, spiando tutto quello che fate e rubandovi poi senza che voi ve ne accorgiate tutti i vostri dati sensibili per poi usarli a loro piacimento. Per questo nel 2023 è assolutamente indispensabile utilizzare nordvpn.com/Andy. Sì, perché di crimini, serie e storie iniziate proprio con finti account e dati rubati, soldi spariti del conto e strane chat del web ne abbiamo viste a bizzeffe. E perché? Perché i malintenzionati interessati ai vostri dati sono sempre pronti ad entrare in azione. Un po' come i serial killer, proprio in quei momenti in cui abbassate la guardia o vi sentite più sicuri. Quindi all'interno dei bar, dei ristoranti, in università, negli aeroporti o nella vostra camera d'hotel. E quindi utilizzare NordVPN non dovrebbe essere un plus, ma un'abitudine indispensabile. Ovunque voi siate, perché le reti wifi purtroppo non sono mai sicure come pensiamo. Per cui importantissimo, nordvpn.com/Andy, per rimanere al sicuro nella vostra città o ovunque voi siete nel mondo, e soprattutto per avere uno sconto esclusivo più 4 mesi extra sui piani biennali o per provare il piano Plus così da avere NordVPN più NordPass a un prezzo speciale. Link in descrizione. E tornando negli Stati Uniti, potremo poi parlare della disponibilità di armi, della droga e degli innumerevoli problemi sociali degli Stati Uniti. Ma da quanto abbiamo detto fino ad ora, sembra che sia impossibile individuare il motivo dell'abbondanza di serial killer in America. E quindi è plausibile che questi criminali possano agire dovunque, contro chiunque ed in qualsiasi momento. E non solo negli Stati Uniti, ma anche qua, in Italia, magari proprio dove abiti. Anzi, prova a girarti lentamente. Visto? Non c'è nessuno. Già, ti ho fatto spaventare per niente, che in fin dei conti è esattamente quello che fa la narrazione sui serial killer. Esagerare un fenomeno, distorcere la nostra percezione e farci credere che gli Stati Uniti siano davvero il regno degli omicidi seriali. Chiariamoci, i numeri non mentono. 3.613 casi vogliono dire il 65% di tutti i serial killer del mondo. Però proviamo a guardare queste informazioni da un'altra prospettiva. Sapete quali sono le nazioni più popolose al mondo? Cina? Sì. India? Sì. E sul terzo gradino del podio, gli Stati Uniti. A seguire, sopra i 200 milioni di abitanti, troviamo Indonesia, Pakistan, Nigeria e Brasile. Ora, citatemi tra queste la singola nazione su cui, come occidentali, riceviamo più notizie e alla quale siamo più esposti a livello mediatico. Esatto, gli Stati Uniti. Cosa sappiamo invece sugli omicidi seriali che hanno avuto luogo in India, Cina o Nigeria? Un bel niente. Delle indagini condotte negli States, invece, abbiamo imparato a conoscere ogni singolo dettaglio, dalle motivazioni dei poliziotti, alle firme degli assassini, dalle vite delle vittime, alle location degli omicidi, con tanto di dettaglio sulla piantina posta sulla mensola dell'anticamera del soggiorno. Insomma, negli States ci sarebbero così tanti serial killer perché banalmente se ne parla molto di più, e perché altri paesi potrebbero richiedere, per esempio, dati differenti per classificare un omicidio seriale, come, che ne so, un minimo di 4 vittime anziché 3, oppure semplicemente perché non comunicano quei dati al di fuori del paese. Inoltre la superiore incidenza di casi registrati negli Stati Uniti rispetto, che so, alla Cina, che avrebbe visto all'opera soltanto 57 assassini seriali, potrebbe derivare dalla maggiore meticolosità e, se volete, abitudine degli investigatori americani nel condurre le indagini. In altre parole, non è che in Cina su 1,5 miliardi di persone siano esistiti soltanto 57 serial killer, piuttosto 57 sono i casi accertati. Se poi andiamo a leggere cosa ne pensa l'FBI, sarà tutto immediatamente più chiaro. L'omicidio seriale è un evento relativamente raro. Si stima che meno dell'1% di tutti
tutti gli omicidi commessi in un dato anno faccia parte di questa categoria. Tuttavia, attorno a questo fenomeno esiste un interesse macabro che supera di gran lunga la sua portata effettiva. E quindi, cos'è che ci affascina così tanto dei serial killer? Non parlerei di interesse macabro, ma di mero interesse personale. Vivisezionare l'esistenza di una persona anche a livello psicologico, pur non capendoci un H di psicologia, ci permette di paragonare noi a lei. E a questo punto possiamo intraprendere due vie. La prima, empatizzare con l'omicida, cercando di capire se il suo passato molto spesso travagliato possa essere la colpa originaria delle sue azioni. E la seconda, esorcizzare la paura percependo il serial killer come un feticcio da distruggere. Come se l'idea malsana di uccidere potesse prima o poi balzarci in testa e farci perdere il senno. E non solo, se le storie di true crime funzionano così bene, è perché in fondo anch'esse sono delle narrazioni. E come tali utilizzano diverse tecniche di storytelling. La più funzionale, nei casi che riguardano i serial killer, è il lieto fine. Sì, la conclusione buona del racconto. Insomma, quando ascoltiamo lo svolgimento di un'indagine, alla fine desideriamo semplicemente che giustizia venga fatta e quindi che il criminale venga punito per le sue azioni. Anzi, più è ardua la sua cattura, maggiore sarà la gratificazione quando sarà punito. Il vero problema sta nel fatto che interiorizziamo le storie dei serial killer come se fossero dei gialli, delle fiction o delle storie inventate e spesso tendiamo a dimenticare che nel frattempo si sta parlando di vittime vere, nonché di famiglie che hanno sofferto la perdita dei loro cari. Però di una cosa possiamo essere certi: i serial killer sono figli della modernità e delle sue contraddizioni. E non sto dicendo che non dobbiate informarvi o riflettere su questi temi. Piacciono anche a me, sia chiaro. Ma potrebbe esservi sfuggito un dettaglio presente in una delle prime frasi di questo video. 3613 è il numero di casi di assassini seriali documentati negli Stati Uniti dal lontano 1900 al 2020. Documentati. Esatto. E che vuol dire che forse da qualche parte, là fuori, ci sono decine se non centinaia o migliaia di persone in tutto il mondo che l'hanno fatta franca. Del resto, non puoi essere definito serial killer se nessuno sa chi tu sia. Io sono Andy e ci tengo a ricordarvi una cosa: meno del 40% delle persone che guarda regolarmente i miei video è iscritta al canale, per cui fatelo, iscrivetevi e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio. Ciao!